Credo che quello che è capitato a me con la mia azienda non potesse averlo chiaro fin dall'inizio nessuno. Vivevo metà della mia vita con i prodotti sold out di colpo, eravamo il brand indie nuovo e tutti volevano questi prodotti. Cioè tu non compri la mia crema perché io ti metto in pubblicità Sharon Stone. Se non si capisce una cosa scritta su una mia crema, io lo scopro il giorno dopo perché a me mi scrivono. Sono qua a lavorare tutti i giorni. Ci sono stati momenti più semplici secondo me di questo. A parte il successo economico, io ho avuto successo. Cioè quando leggo lei mi sta sulle balle ma i prodotti funzionano, ok, EBITDA stellari ogni anno. Io mi ricordo grossissimo imprenditore a una cena che mi ha detto vendi tutto, fanno un'altra. Lei è Cristina Fogazzi ed è l'imprenditrice italiana più cinica di tutte. In arte l'estetista cinica è nata in provincia di Brescia nel 74 e dopo essere stata licenziata nel 2009 a 35 anni fonda il suo centro estetico Bella Vera a Milano e più tardi il suo brand di skincare Vera Lab, che in pochi anni arriva a fatturare più di 75 milioni di euro e che l'ha già portata a fare la sua prima exit multimilionaria grazie all'ingresso di Peninsula Capital che ha acquisito parte delle sue quote. Con un approccio comunicativo schietto, diretto, che sfata i miti del mondo estetico, dando consigli beauty realistici e ironici, l'estetista cinica ha dato voce a un pubblico che non si riconosceva nei canoni estetici imposti dai classici cartelloni pubblicitari. Il caso di Vera Lab è unico in Europa. Una crescita così repentina, così grande in un settore così complesso e soprattutto pieno di competitor è un caso studio unico, per cui sono andato a trovarla nei suoi uffici per farle qualche domanda, iniziando con un rapido tour. Parte ufficio prodotto, Alessio che pulisce i pennelli, vedi dove sei stato tu mai in un'azienda dove c'è uno che pulisce i pennelli? No, è giusto. Beh, qua forse i lanci che si vedranno tra qualche mese. Quindi dobbiamo blurrare tutto qua. No, lascialo, tanto non riusciranno a ricostruire. Ok. Qua sotto, guarda, vedi i gadget che usciranno. Ok. Parte di formazione commerciale, fotocopiatrici, sempre commerciale, operation, COO, CFO, vediamo se c'è, se si sente odore di zolfo. No, non c'è. Guarda cosa gli ho regalato, vado a spesa. Vado a spesa, Certo. bello. E-commerce, Ciao. assistenza clienti. Ma com'è il rapporto quando ti incontrano è reverenziale? Sì, guarda, sono proprio riverente, sono reverente di brutto. Ok. Sì, lo vedi? No, sono terrorizzata. Allora, qua il vero tema è che usiamo tutti gli stessi bagni, per cui io li terrorizzo i maschi se lasciano l'asse alzata. Vado, esco e dico chi è entrato per ultimo? Questo è l'aspetto sul quale mi temono di più. Finito il tour degli uffici, ci siamo seduti nell'ufficio di Cristina e abbiamo iniziato la nostra chiacchierata. Quando eri piccola, cosa volevi fare da grande? La maestra. Non ho mai voluto fare l'imprenditrice anche perché mio padre aveva avuto un'attività che era andata male, quindi noi abbiamo dovuto cambiare casa perché le case sono state prese dalla banca. Anche quando qualcuno mi diceva sei brava perché non fai qualcosa di tuo, io dicevo no, io farò tutta la vita la dipendente. Io dico sempre che la vita è più saggia di noi. A un certo punto mi hanno lasciato in mezzo a una strada, a quel punto lì avevo 40 anni, o andavo di nuovo a lavorare per qualcun altro, però ero molto delusa come ero stata trattata, o ci provavo da sola, però proprio ho torto collo. E poi se mi chiedi se ero una persona ambiziosa, sì, però io volevo stare alla larga del fatto di rischiare qualcosa di mio eccetera, e invece pensa che poi è capitato ed è diventato sempre più grosso. Io non avevo chiara la visione fin dall'inizio, ma credo che in quello che è capitato a me con la mia azienda non potesse averlo chiaro fin dall'inizio nessuno, nel senso che è stata una cosa talmente fuori da qualsiasi schema. Cioè ancora adesso chi viene a lavorare per me dalle multinazionali del beauty è un modello di business tutto al contrario, dove l'online ha sempre fatto la parte maggiore, quando in Italia gli acquisti online di solito invece non vanno bene. Cioè noi abbiamo cominciato a spendere di media 3 anni fa. Fino a 3 anni fa io non spendevo un euro Tutto di media. organico? Tutto organico. Sì, facendo un pochino di influencer marketing, facendo delle attività di upper funnel grosse, l'albero di Natale Piazza Duomo, per far vedere che c'eravamo, anche perché arrivavamo a fine anno e non avevamo speso niente di budget marketing. Ancora oggi il nostro primo driver di vendita è la newsletter. Quante iscritti, se si può dire, quante persone avete? Guarda, 600.000 ed è ancora il primo canale di traffico, la newsletter. L'1% degli italiani praticamente. È così. Tornando un po' all'ambizione, cosa ti spingeva? La paura di non essere autonoma economicamente? Tantissimo. Allora, la questione economica, ed è una cosa che io dico sempre, cioè nessuno lavora per la gloria. Io non solo non lavoravo per la gloria, ma avevo necessità, nel senso che venivo da una famiglia senza
una casa di proprietà con 2 genitori che quando sono diventati anziani stavano completamente a carico mio, e quindi il concetto di qua devo inventarmi qualcosa perché altrimenti la vedo tristissima era un tema decisamente dirimente, e secondo me la fame aguzza l'ingegno e dà una motivazione, cioè che non vuol dire che tu lo faccia per avidità. Io sono maniacale nelle cose che faccio, cioè se io mi occupo di estetica io devo sapere tutto, quindi io studio come una dannata. Se io mi occupo di e-commerce, adesso le cose tecniche no, leggo tutto quello che posso su quel settore lì. Insomma, Cristina era ed è affamata. Ha citato che già quando era piccola era stata portata via la casa e racconta in varie interviste che è cresciuta gestendo i disturbi mentali dei genitori. Un classico caso in cui una persona molto piccola è dovuta diventare fin troppo responsabile fin da subito. Prima di metterti in proprio e di aprire il tuo centro, c'è stato un momento in cui hai detto ce la sto facendo, o è sempre stato un stringidenti? No, è sempre stato uno stringidenti. Poi il settore dell'estetica è un settore un po' bandito, nel senso che contratti di assunzione un po' così. Eri in partita IVA? Ovviamente. Che domanda mi fai? Riassumendo il suo percorso, pur di andare via di casa, Cristina fa vari lavori. Strada facendo impara moltissimo e dopo un po' finisce anche per lavorare in un centro estetico, per poi essere promossa direttrice di questo. Ma dopo alcuni anni l'azienda proprietaria per cui lavorava annuncia la chiusura proprio della branch dove lei operava, lasciandola senza lavoro. Ed è proprio a questo punto che decide di mettersi in proprio. Cristina infatti dà nuova vita al centro in cui operava, spinta anche dall'aiuto di chi l'aveva conosciuta negli anni, trovando un socio che l'aiuta per tutte le spese iniziali, tra cui soprattutto i macchinari. In un universo parallelo in cui la branch italiana di quella azienda per cui lavoravi non chiudeva, Sarei lì. tu stavi ancora là? Secondo me sì. Tranquillamente? Sì. Per quello che ti dico, la vita è più saggia di noi. Io stavo lì. Sì, perché poi io sono ansiosa, vivo male un sacco di cose. Sei avversa al rischio o sei propensa al rischio? Ma sono avversissima al rischio. Ok. Cioè, ora a prendere l'aereo, sono avversissima al rischio. Che Ok. rischio? No, cioè, io leggo i foglietti illustrativi dei farmaci, Ok. sono le controindicazioni. Cioè, tu pensa in questi anni, se io penso a quando ho cominciato io con le vignette su Facebook, è cambiato il mondo 5 volte. Così facendo apre una pagina Facebook che non è altro che una pagina di meme sul mondo dell'estetica, chiamata appunto Estetista Cinica. Io ho visto cambiare qualsiasi cosa. In 5 anni ho visto chi mi veniva a dire che il futuro sarebbe stato il social shopping, ho visto veramente gli elefanti volare, no? Che arrivano e ti dicono succederà questo. E anche per farmi fare i negozi fisici hanno dovuto un po' insistere, perché ero reticente, nel senso che mi sembrava Una spesa assurda. Ma a parte la spesa, uno sbatto organizzativo mondiale, cioè le persone che si moltiplicano perché hai comunque 4-5 persone per negozio, le complessità, i magazzini, cioè quando vedi il tuo negozio è proprio il sogno di bambina, no? Cioè quando avevi la boutique di Barbie, adesso hai il tuo negozio tutto rosa, è bello, però oggettivamente è complicatissimo, per cui per anni hanno insistito con questa cosa e dicevo, ma ascolta, ma stiamo là, ma cosa ce ne frega? E invece è vero che in un certo senso se poi vuoi diventare consistente devi passare anche dal fisico. All'inizio Vera Lab non era assolutamente quella che è oggi. Tutto è partito da una cliente di Cristina che le ha proposto, sfruttando un suo contatto, di fare una sua linea di creme. Cristina ha così conosciuto questo contatto che diventa il suo primo fornitore e aprendo il suo e-commerce fa nascere la prima linea del brand Vera Lab. L'e-commerce esplode fin da subito e cresce di anno in anno in maniera vertiginosa, spinta anche dalla community sottostante dell'estetista cinica, un po' come se lei fosse l'influencer di se stessa. Infatti in pochi anni, senza spendere un euro in pubblicità, riesce a raggiungere decine di milioni di fatturato. Ok, ma cosa ha fatto? Cosa sono questi prodotti che vendono così tanto? Se avete una ragazza, una mamma, una coinquilina che avete mai visto girarsi per casa con una maschera in faccia, sicuramente lei lo sa. Parliamo di creme, detergenti viso, lozioni viso illuminanti, tutti brand per migliorare e prendersi cura della propria pelle, e che negli ultimi anni non vengono venduti solamente online, ma anche in più di 1200 rivenditori e 10 negozi a brand Vera Lab. Tu hai navigato di anno in anno o a un certo punto hai avuto una visione, voglio arrivare a questo risultato e piano piano ci arrivo? No, ho navigato di anno in anno, abbiamo fatto una crescita che non... Cioè, adesso se uno pensa di fare per 10 è un pazzo, cioè, ma è un pazzo anche perché se gli va male è un disastro perché hai fatto gli acquisti. E abbiamo avuto però in una di quelle cose che il destino costruisce, il fatto che il nostro primo fornitore cominciava anche lui in quel momento e quindi è riuscito a sopperire a questa crescita folle, perché altrimenti... Avreste avuto una crisi di crescita pazzesca. Ho ancora anche quel fornitore, ma ne ho degli altri più grossi e più strutturati che ci mettono 8 mesi a darti un riassortimento prodotto. Io vivevo metà della mia vita con i prodotti sold out perché chi aveva fatto il forecast per 10 nessuno. E invece la fortuna ha voluto che fosse un produttore piccolo, noi siamo diventati velocissimamente il suo primo cliente
cliente e loro riuscivano. Quasi come se foste soci. Sì, sostanzialmente sì, Sì. vivevamo viviamo ancora adesso in una Simbiosi. sorta di simbiosi. Veralab infatti è partita con un solo fornitore che anche lui partiva da zero, o meglio, era un ramo di un'azienda familiare storica che si era staccato. Questo gli ha permesso di lavorare insieme passo passo e gestire l'incredibile crescita, che altrimenti l'avrebbe inevitabilmente portata a una crisi di crescita. Perché se ti aspetti di vendere uno e poi vendi 10, avere un fornitore in grado di adattarsi a queste richieste è veramente oro. Come avete fatto a duplicare quell'anno? Siete passati da, se non sbaglio, 900.000 a 9 milioni, qualcosa del genere, no? Li abbiamo venduti. E secondo te è stato word of mouth? Cioè... Sì, tantissimo. C'è tutto un ecosistema di conversazioni intorno a un brand che tu non monitori, che sono i gruppi WhatsApp delle mamme, delle medie, le conversazioni tra amiche al bar, il prodotto che uno vede nel tuo bagno, tu quella cosa lì non la monitori, che hanno fatto questo effetto deflagrante, per cui di colpo eravamo il brand indie nuovo che tutti volevano questi prodotti. E c'era un buco di mercato, immagino, perché quando... No, secondo me non era il mercato che aveva un buco, perché non abbiamo trovato un principio attivo che non c'era o una cosa che non c'era. Cosa che c'era? Delle persone che non si sentivano rappresentate. Quindi è Che, un tema di comunicazione. secondo me assolutamente sì. Siete stati i primi a comunicare in maniera diretta, sincera. Trasparente, cioè tu non compri la mia crema perché io ti metto in pubblicità Sharon Stone e quindi tu non avrai le rughe come Sharon Stone e tu non ti senti rappresentata e mezzo ti senti preso per il culo. Tu compri la mia crema perché io che la faccio ti spiego come funziona. Cioè vedi dall'altra parte dello schermo una persona che non ti parla di perfezione, non è perfetta a sua volta, gioca con questo suo essere imperfetta e non te la pone in maniera aspirazionale e non te la pone nemmeno in maniera performativa. Se non fai 18 passaggi sei diventata vecchia perché non ti sei curata abbastanza, che è una cosa con la quale io combatto tantissimo. Ma se all'epoca i colossi del beauty ingaggiavano top celebrity e modelle più hot del momento, Cristina usava se stessa e si metteva a nudo, a volte quasi letteralmente. Cellulite, rughe, ritenzione idrica, borse sotto agli occhi, cose che una volta erano invisibili nei cartelloni pubblicitari, con lei non sono più state stigmatizzate. Facendo un giro sulla pagina di Cristina il suo approccio è chiaro: zero bugie e vergogna, perché gli inestetismi appartengono a tutti, e Veralab non è altro che un'alleata per prendersi cura di sé. La seconda cosa che da fuori vi ha reso speciali è che siete stati i primi a utilizzare la community. Sì. Che non significa fare i post su Facebook per vendere le creme, significa fare i post su Facebook per fare una community e poi vendere le creme. La mia comunicazione Era è difficile, autonoma. ma sì, non è mai stata una comunicazione solo di prodotto, anzi anche adesso. Sì, ogni tanto parlo del prodotto, però tendenzialmente è una comunicazione informativa, cioè ti parlo di beauty. Veralab non è l'unico caso al mondo di brand beauty nato dalla community. Basta pensare ai brand delle celebrità americane. Gli esempi sono infiniti. Rihanna con Fenty Beauty, che l'ha resa miliardaria. Ali Bieber con il suo brand Rhode. Poi ci sono Kim Kardashian e poi Kylie Jenner con Kylie Cosmetics. E anche Ariana Grande e tante altre. C'è però una differenza. Se in quei casi la celebrità rimane tale e non ha competenze di business, o queste sono molto limitate, Cristina è una vera e propria imprenditrice che si è impegnata al massimo per imparare ed apprendere anche concetti totalmente estranei alle sue conoscenze pregresse. Sì, so cos'è l'EBITDA. Esatto. Nel tuo caso emerge chiaramente nelle interviste che ci sono delle competenze di business, non solo le BDA e i costi, i dipendenti, come assumere, come creare il team. Come le imparate queste cose? Perché la gente si fa gli MBA per impararle. Per me è impensabile stare in una stanza dove non sto capendo. Spiegamelo come lo spiegheresti a tua nonna, proprio quella roba lì. Poi ogni tanto ci sono delle robe tipo la leva, delle cose che ancora faccio fatica. Poi sai che io ho ceduto il 30% di quote, quindi ho fatto la due diligence, ho fatto il Quello è un master. closing. Solo quello è un master. Sì, sì. Non puoi non saperne niente. Dai, come fai a disinteressartene completamente? Di tutti questi aspetti, ce n'è uno in particolare che ti ha fatto svoltare? Del tipo, ora ho capito come si gestiscono i processi. Ti giuro, i processi non l'ho capito ancora, quella cosa qua dei processi, ma mi manca ancora. Io tu ogni tanto dico, raga, però i processi li fanno in tribunale. Perché non avete processi? Usciti dalla pandemia eravamo in 15. Non è che c'erano i processi, c'era una marea di gente, tutti parlavano con tutti. Questa chi riporta? Tutti riportano a te. Certo, e io ho detto che loro, sì, ma non possono riportare tutti a te. Quindi managerializzare. Managerializzare è stato complicatissimo, ed è stato complicatissimo per i manager che sono venuti, perché era come costruire. Pre o post fondo questo? Dopo. Io l'ho fatta per managerializzare l'azienda. Il passo successivo, ma che si tratti anche di aprire 10 negozi che abbiamo aperto quest'anno. Non lo fai da sola. Io ho una persona che, se tu adesso gli dici voglio aprire una paninoteca Padova, lui ti guarda, ti dice paninoteca Padova, via tal dei tali, dal al. Ha fatto sviluppo retail per tantissimi brand, quindi sa qual è la via dove devi
aprire, cioè sa quali sono gli affitti che girano in quella città, sa consegnarti le chiavi, quindi l'impiantistica, i permessi, il comune, cioè 10 negozi sono uno sbatti mondiale, ma anche soltanto banalmente il retail nelle profumerie. Tu in profumeria non puoi capire la guerra dei mondi, di dove ti mettono, lo scaffale, l'esposizione, non ti pare. Io vendevo online, cioè un modello di business Più snello. ma infinitamente più snello. Che tu dici, ma chi me lo fa fare di andare in profumeria? Un ragionamento facilissimo: il 15% del mercato Italia è online, facciamo il 90% di fatturato nel 15% del mercato. Sarebbe il caso di ampliare. Senti un po', il team invece, una volta fatto il business, la cosa più importante sono le persone. Tenere le persone incentivate, perché la stessa persona può farti il compito per casa, gli dai lo stipendio, invece poi quelli che ci mettono anima e cuore. Sì. La differenza la fai tu, quanto sei bravo a passargli la grinta e la passione. Tu come lo fai questo? Questo dovrebbero dirlo gli altri, io spero bene. Sai qual è la strategia? Che sono qua a lavorare tutti i giorni. Ti fai il mazzo? Io ho una chat con tutte le responsabili dei negozi sulla quale scrivo, per cui ci scriviamo, ci sono davvero presente in tutti i posti. Cioè, qua nessuno mi dà del lei, ma c'è proprio un livello di confidenza che io faccio fatica a pensare in altri ambienti. Io ho un amministratore delegato, secondo me mi vedo più come una collega, cioè non c'è questo rapporto. Lui è il bad cop e tu sei good cop o viceversa? Il cattivo totale è il CFO. Vabbè, ovviamente. Cioè, il cattivo dei fumetti è sempre il CFO, sempre pessimista. Poi il mio amministratore delegato è un ottimista. Ogni tanto io smorzo lui, ogni tanto lui smorza me su alcune cose. Io sono tanto attaccata a alcune idee. È difficile lavorare con me perché se mi viene a proporre un aumento prezzi io non sono d'accordo. Non si fa. Io dico no, secondo me non è il caso, la crisi eccetera. Io ho un po' questo tema. Ci alterniamo. Io sono quella che fa lo sbottone, poi bisogna andare sotto a ricucire. Cioè ti incazzi? Io Lo sono... sbottone male. Per me mezzo ormai non gliene frega niente. Sì, vabbè, sono i suoi 5 minuti. Sì. E perché fare lo sbottone? Guarda, la cosa che mi dà fastidissimo, a me se sbagli, perché hai sbagliato, cioè proprio pensavi che fosse giusto fatto così e hai sbagliato, ok, Easy. ma se fai una roba sciatta, Ah, io certo. spazzo. Ma certo. L'ho fatto anziché farlo fucsia, l'ho fatto verde. E ci credevo con tutto il cuore. Perché secondo me sto cacchio di fucsia ha rotto le palle, il colore e il futuro è il verde e io ti faccio una roba tutta verde. Ma io guarda, mezzo ci ragiono. Ma se tu la fai verde perché hai girato il file sbagliato alla tipografia, no, superficialità. Quindi io non sono superficiale in niente, sono veramente un chiodo nella mia vita privata, cioè io sono proprio chioda. Non riesco a Sei essere... ossessiva? Sono un po' ossessiva? Sì, madonna, certo, non riesco a essere una persona superficiale. Di tutte le tue qualità ce n'è secondo me una che viene sottovalutata ed è la capacità di capire le persone, che tu racconti già dal tuo passato da piccolina, sei stata costretta a svilupparla, secondo me poi lavorando in negozio per tanti anni. Come dicevo all'inizio del video, la vita di Cristina non è stata per nulla facile e questi trascorsi l'hanno portata ad essere quella che è oggi. Dall'occuparsi fin da giovane dei genitori in difficoltà a lavorare H24 con il pubblico, queste esperienze l'hanno condotta indubbiamente a sviluppare un'empatia e delle abilità comunicative che non tutti hanno. E non solo dal punto di vista personale, ma anche imprenditoriale, costruendo un rapporto sia con i suoi collaboratori, ma anche con i suoi clienti. Cristina ha fatto letteralmente the school of life, come direbbero gli americani. Io non ho fatto master MBA, eccetera, però quando fai questo lavoro a questo livello, ma conosci il consumatore, cioè io rispondo ai DM su Instagram. Sì. Cioè se non si capisce una cosa scritta su una mia crema, io lo scopro il giorno dopo perché a me mi scrivono. E te magari capisci anche qual è quel movente sotterraneo non scritto dietro un messaggio scritto. E questa cosa la sai solo se hai sviluppato quell'empatia. E questo ti torna un po' in tutto. Ti torna nella macrostrategia che dicevamo prima, no? Tu hai detto ciò che ci ha reso speciali perché eravamo gli unici a comunicare in un certo modo. E rendersi conto che quello fosse il modo giusto nasce dal capire le persone. Ma nessuno me l'avrebbe fatto fare in un'azienda del beauty. Ma chi avrebbe comunicato in quella maniera? Per fortuna l'azienda era la mia e io sapevo che si poteva fare perché per 10 anni avevo parlato con le donne delle loro cosce, delle loro rughe. E funzionava. Per tutti i giorni, per cui io sapevo qual era il punto, cioè cosa gli interessa a una davvero, cioè cosa mi serve, qual è la maniera più giusta. Io dico, ho sempre fatto una gigantesca ricerca di mercato per anni e cerco ancora di farla, cioè il fatto che gestisca io, cioè che il mio account Instagram sia il mio account Instagram e quindi ogni tanto qualcuno mi dice, ma veramente rispondi tu? Sì, cioè quando riesco rispondo io, quindi chiacchiero con le persone, se una persona si lamenta di qualcosa con me cerco di chiedere, di capire, cerco di capire se quel prodotto è stato capito, cioè lo faccio
faccio perché secondo me quello è un pezzo del mio lavoro. Parliamo del momento in cui arriva il fondo. Hai raccontato una cosa molto interessante che per me è super interessante, e avete contattato l'agente immobiliare delle acquisizioni. Certo. Cioè siete andati da un advisor che era Rothschild, che vi ha messi un po' sul mercato. Meno male che c'è qualcuno che sa cos'è. A un certo punto è uscito un articolo, ma cioè, un articolo tutto sbilenco. Perché i Rothschild sono una cosa che... Sì, ho capito, ma cioè, saprà, tu giornalista. Avrai studiato un minimo, no? Ma se non io non sapevo cosa fosse un advisor, tant'è vero che quando ho detto ma che cacchio è un advisor, mi hanno detto È l'agente immobiliare. È l'agente immobiliare, cioè ok, però anche tu giornalista che scrivi che mi ha comprato Rothschild. Per fare chiarezza, se vuoi vendere la tua azienda, ed è abbastanza grande, l'advisor, generalmente una banca, ti aiuta a mettere le carte in ordine e a trovare un acquirente. Per vendere la tua azienda è un po' come se vendessi una casa, e per questo l'ha chiamato l'agente immobiliare. Poi, nel caso di Veralab, i potenziali acquirenti erano veramente tanti, ma solo quando lei ha deciso veramente di far entrare qualcuno, è stata là che si è affidata ad un advisor. Erano venuti tutti e io li avevo mandati via tutti. No, erano già venuti tutti, cioè avevamo già incontrato tutti e avevo detto di no a tutti. Abbiamo semplicemente richiamato. Ok, però se lo facciamo bene, quindi sì, ci affidiamo tutti all'advisor. erano venuti, io ho detto no, poi ti ripeto, è arrivato quel momento in cui io ho capito che qualcosa bisogna, se si voleva crescere, cioè potevo fare due cose. Uno, star così, fatturare quello che stavo fatturando. Se però volevo... Sentivi di essere arrivata a plateau? Sì, ero arrivata, cioè non è che lo sentivo, lo vedevo dai Eri arrivata a plateau. Ero arrivata a plateau. Col modello di business fatto così, ero arrivata a plateau. E quindi il tema è... Faccio EBITDA ogni anno e sono Cazzo, contenta. facevo, cioè EBITDA stellari ogni anno, mi tolgo gli utili, buongiornissimo, e vado avanti così. Ok, riassumendo, nel 2015 Veralab fatturava appena 30.000 euro, nel 2016 sale a 147.000, quintuplicando. Nel 2017 continua e arriva quasi a 1 milione, nel 2018 arriva a 6,8 milioni, nel 2019 tocca i 29 milioni e poi nel 2020, mentre tutti chiudono, Cristina fa l'opposto. Lancia le consulenze online, va sold out in 2 ore e chiude l'anno con circa 60 milioni di euro, spendendo 0 euro in marketing. Tutto con il potere della sua community e della sua comunicazione. A quel punto però sono in 15 persone e l'azienda è diventata gigante, per cui serve struttura, quindi contatto un advisor, in quel caso Rothschild, che si occupa di trovare un acquirente per entrare in minoranza nell'azienda e aiutarla a managerializzarsi. Così nel 2024 entra in minoranza il private equity Peninsula Capital, che acquisisce il 30% di Reforma SRL, la sua società. Il 20% viene ceduto da Cristina, il 10% dal suo socio, valutando l'azienda a 150 milioni. Cristina così rimane azionista di maggioranza con il 51% e nel frattempo si porta a casa decine di milioni di euro. Un raro caso in cui si fa un exit senza perdere l'azienda. Abbiamo campionato. Esatto, e tu dici vabbè, potevi managerializzare l'azienda. Sì, ma siccome io non amo il rischio, con dentro un fondo hai qualcuno che investe e che ha un occhio più di te, quindi ho detto ci portiamo a casa un partner che comunque di mestiere fa quello. Infatti ho dato una minoranza e proviamo a fare l'ulteriore salto. Era un must? È stato questo il... Che entrasse in minoranza il socio? Sì. Era un must. Sì. Chiunque proponeva il 70 al 51 l'hanno proposto. No. Quando costruisci una cosa in così pochi anni, così abbastanza incredibile, perché i numeri di Veralab in Europa, marchio di beauty che ha fatto quella roba lì, come fai a dire ok basta adesso vendo? Io mi ricordo grossissimo imprenditore a una cena che mi ha detto vendi tutto, fanno un'altra. Però no, ma io amo chi riesce a saltellare da un business all'altro. Per me vendi tutto e fai che cacchio ne so, non so, se si fa i ristoranti. I ristoranti, cioè guarda che ci sono una marea. Ok, ma come faccio a sapere il bilancio dell'estetista cinica? Beh, in realtà i bilanci delle aziende italiane sono tutti pubblici ed è per questo che ogni volta che faccio un video in un'azienda con un imprenditore le controllo sempre. Ma la svolta è arrivata quando ho conosciuto Saiku, che è la versione più semplice ed efficace per controllare i bilanci. E soprattutto costa 1/10 rispetto alla concorrenza, perché sono portali costosissimi di norma. Saiku è una figata, a prescindere dal fatto che li abbia convinti a farmi dare un codice sconto affiliato a Scani che vi dà il 5% di sconto. È una pura affiliazione. Vi faccio vedere quanto è semplice. Qua nella mia dashboard vediamo le aziende che seguo, però possiamo creare anche varie liste, come per esempio i competitor, i fornitori o tutte le liste che ci pare. Se sono un giornalista finanziario posso avere una lista con tutte le aziende automotive che seguo, una con tutte le aziende beauty che seguo, eccetera eccetera. Io non le uso molto perché a me basta spesso solo la barra di ricerca. Infatti basta andare qua e cercare l'azienda. Nel caso dell'estetista cinica è Reform SRL. Reform, e la troviamo subito. Ed ecco qua vediamo subito il fatturato e l'utile di anno in anno, vediamo anche l'andamento dei dipendenti di anno in anno, vediamo la lista dei soci, cioè delle persone che partecipano all'azienda, e qua vediamo subito che l'azienda ha come soci Cinica SRL, Cristina Fogazzi e Mauro Marcolin, quel socio che lei ha citato che l'ha aiutata
partire. E qua ci viene il dubbio, ma come? Lei non aveva detto di avere il 51%? Perché qua risulta che ne è solo il 21%? Lo vediamo subito, perché se cerchiamo Cinica SRL, in realtà non è altro che probabilmente la holding di Cristina, perché tra i soci di Cinica SRL c'è di nuovo Maria Cristina Fogazzi, e quindi vediamo che lei in realtà, controllando il 100% di Cinica SRL, ha sia il 30% più il 21% che controlla a titolo personale, arrivando al 51%. Queste cose si vedono con un click. Su Secu ci metti 3 ore a farlo in maniera manuale. Tutti questi dati sono presi dalla Camera di Commercio, che è aggiornata sempre con un certo delay, perché i bilanci vengono sempre fatti l'anno dopo, quindi sarà quest'estate nel 2026 che noi vedremo se le persone lo depositano in tempo i bilanci del 25, ed è per questo che ora vediamo solo quelli del 24. E poi qua per esempio vediamo i dati storici, ma soprattutto anche lo stato patrimoniale, cioè quanto vale l'azienda. Qua vediamo 50 milioni. La cosa più assurda, io posso cercare sia le aziende per nome ma anche le persone, cioè se io cerco Marcello Ascani, guardate un po', vedrete che ho il 100% della Ascani Holding SRL, e vediamo che all'interno ha un pezzettino di Cosmico SRL, un pezzettino di Flatmiss SRL, che è la mia società, e il 100% della mia Marcello Ascani SRL, che ha cambiato nome ma ovviamente ancora non risulta in Camera di Commercio. A che serve SEQ? Non solo per farsi i cavoli degli altri come faccio io con il mio canale YouTube, o come potrebbero fare dei giornalisti, ma è utile anche se avete un'azienda e volete capire se il cliente che sta arrivando ha effettivamente i soldi per pagarvi, oppure volete controllare i competitor. Spesso mi chiedevate come trovo i bilanci delle aziende, li trovo così, per cui andate in descrizione, con il codice Ascani avete anche uno sconto, ma a prescindere è un servizio più semplice, più efficace e meno costoso di tutti gli altri. Appena l'ho visto mi sono innamorato. Ora torniamo alla Cinica. C'è qualcosa che ti sta molto a cuore, che sia il fatturato, l'internazionalizzazione, i canali non online? C'è di queste cose una che ti sta a cuore e dici finché non lo faccio non sono soddisfatta? Ma guarda, riuscire a sviluppare bene i canali non online, sì, anche l'internazionalizzazione, anche se non abbiamo ancora trovato la chiave. Cioè ci sono stati momenti più semplici secondo me di questo. Preferiresti andare in Europa o negli Stati Uniti? No, in Europa gli Stati Uniti sono un mercato folle. Perché È un mercato diverso proprio a livello di prodotto, hanno Sì, consumatore diverso. un consumatore diverso e player completamente diversi, cioè l'AI è alta. Ok, ma cosa succede nella testa di un imprenditore dopo un exit? Fare un sacco di soldi è bello, ma spesso c'è chi se li brucia, chi si monta la testa, chi va in crisi, chi non si rispende. Cosa ha fatto lei? Pensa che io attualmente, se potessi scegliere una casa con l'orto, cioè io l'orto e le galline in questo momento sono il mio risotto negli eventi. vabbè, quello fa. Non me ne frega veramente. Quello che è capitato a me mi ha tolto 2 cose che sono talloni di Achille. A parte il successo economico, io ho avuto successo. No, perché io li vedo alcuni che hanno fatto un botto di soldi. E non sono soddisfatto. C'è gente ricchissima, tantissimo più ricca di me, che magari vede me che mi chiedono le foto e vedi che un po' gli dispiace. E io mi viene voglia di dire, Perché tu sei famosa. cioè io ho messo a posto anche tutte e 2 le parti. E quello fa. Guarda che mi è capitato veramente di vedere gente che guarda Jeff Bezos che mette la sua vita sui social, che mette dei post cringissimi, che io dico, ma sei Jeff Bezos, puoi comprarti mezzo globo terracqueo. Ma che cosa te ne frega di mettere la foto cringiona di te a Capodanno? Io ogni tanto vedo questa cosa di gente molto ricca che un po' invidia la fama magari di qualcuno, no? Io ho vissuto in questi anni delle cose incredibili. Lascia stare il benessere economico, ho fatto cose pazzesche. Quando facevi queste cose riuscivi a godertele? Eri fiera di te stessa? Ero divertita, ti dirò. Ci sono alcune cose di cui vado fiera, un sacco di cose non ne vado fiera perché mi rendo conto che mi sono capitate. Cioè il mio apporto a quella cosa lì è stato nullo, quindi io non vado fiera di una roba che mi è capitata. Vado fiera di una cosa che l'ho fatta io. Però è stato molto divertente, cioè ho vissuto oggettivamente delle situazioni che ho guardato con divertimento, con ammirazione, però è stato tutto imprevisto pazzesco, per cui da questo punto di vista qua a me l'ego. E di cosa che vai fiera quindi? Di come ho costruito l'azienda, del fatto di aversi tenuto sempre saldi alcuni principi, cioè essere stata puntigliosa su alcune cose, e di questo modo in cui ho comunicato in maniera diversa il beauty. Io ne vado fierissima, per il quale vengo anche pigliata per il culo, però io ne vado fierissima. Cambio di paradigma. Cioè io il fatto di essermi messa io in mutande con le bende e la gente che mi insultava sotto, ma essermene fregata, ma non solo non tanto per una questione di vendere le bende, guarda il messaggio sotto, cioè io in quel messaggio ci credo tantissimo. Cioè aver rotto quel sistema comunicativo è la cosa di cui vado più fiera, anche se sicuramente in certi momenti challenging gli haters, la gente che ti insulta, però di quello vado fierissima. Tu hai avuto una fase in cui da povera sei diventata ricca, o è stato graduale e quindi non ti ha impattato da un punto di vista psicologico? E anche a livello di acquisti c'erano cose
cosa che volevi comprare e ti sei levata delle soddisfazioni? È successo piano piano? È successo abbastanza di colpo, però io non me ne sono proprio ben resa conto, nel senso che stavo lavorando. Mi rendevo conto che se volevo comprarmi una cosa me la potevo comprare e magari prima no, però Non conti il tuo patrimonio. non me ne fregava niente neanche prima, cioè nel senso che ogni tanto dicevo ma quanti utili abbiamo distribuito quest'anno? Io ero qua a lavorare, cioè mi interessava di divertirmi a fare quello che stavo facendo, farlo bene, era evidente che era un caso di successo per cui la soddisfazione, però considera che io non prendo aerei, non sono appassionata di viaggi, ho comprato qualche opera d'arte, però insomma, se tu mi dici ti sei non ho tutta questa attrazione per questa cosa qua. Anch'io nelle interviste, questi che gli parte il trip delle Ferrari, Le case, gli orologi, le case. Io ho una casa comprata, quella al mare, sono in affitto nelle altre case. Forse mi è capitato che ero vecchia, per cui vedo che tutto, cioè, e dopo che ti sei comprato una casa, e la prima cosa che penso è e poi chi la tiene a posto, tutta la menata mostruosa che gli devo costruire intorno. Oggi riesci ad avere un bilancio vita-lavoro o lavori tutto il tempo? Non ho un bilancio vita-lavoro, però mi piace tanto quello che faccio. Lavori H24? No, non lavoro H24, lavoro tanto, lavoro quello che serve. Cioè se un giorno, attenzione, ogni tanto lo dico anche ai ragazzi di là, no? Quando ci sono le giornate dico ragazzi, noi facciamo i rossetti, cioè noi facciamo un lavoro super divertente. Cioè, Quindi non lamentiamoci. per carità ci sono i giorni, però la parte ci sono i giorni dei cazzi che non tornano Non i rischi di conti. morire. Primo e secondo, io provo i profumi, cioè io vengono qua con i barattolini e scelgo il profumo della crema. Certo. Adesso È divertente. è divertente rispetto a uno che non lo so, fa Analisi di bilancio. che è bello, però io scelgo il profumo della crema. Cioè chiunque venga qua e capita in una riunione in cui stiamo scegliendo il profumo della crema piuttosto che i claim, piuttosto che l'attività, è oggettivamente divertente. Ok. Cioè io ho fatto lavori che non erano così divertenti. Questo è un lavoro, è oggettivamente un bellissimo lavoro. Però non senti un bisogno del bilancio vita-lavoro? Ma in realtà secondo me ce l'ho di più adesso di qualche anno fa. Sei sposata? Sono sposata, no, mio marito si è adattato. Si è adattato? No, considera che adesso torno a casa, io ho fatto anni a tornare a casa il sabato e io vivo a Brescia e stare a Milano tutta la settimana, adesso sto a Milano tipo un giorno o due alla settimana, torno molto di più a casa, cioè sono riuscita un po' di più a destreggiarmi. Il tema è che quando tu stai sui social oggettivamente non stacchi mai. No, io non c'ho ovviamente, io non ti fiche di niente, però entri, apri, vedi. Qual è la tua giornata tipo? Sono dei dati che tu controlli ogni giorno, No. ossessivamente? No, la mia giornata tipo, non so, oggi sono arrivata qua, è arrivato un social media manager nuovo, quindi stamattina avevo un punto con lui, poi avevo la responsabile del mio centro estetico per vedere il piano marketing del centro estetico, poi avevo te, dopo te devo guardare l'organigramma col mio addio al mio socio. E quanti siete adesso? 155. Quindi sei in quella fase in cui potresti incontrare persone che non conosci? Sì. Ok. Sì. Cioè, non 155 qua siamo in 80, credo, i negozi sono Vabbè, 10 still, negozi. dai 50 in su è normale che uno non conosce le persone. Per me è stato, io mi sentivo in colpa, che non sapevo più i nomi di tutti. Adesso sì, c'è l'ICR. Ma poi ci sono proprio posizioni, cioè io che cosa ne so, le operation. Hai un dato che è la tua stella polare? C'è qualcosa che tu dici, questo è proprio il mio dato del cuore, che se va giù questo è un problema? Il conversion rate forse. Conversion rate lato sito, lato store, guarda sto imparando anch'io. Tu sei un ibrido, non sei appunto Ali Bieber che ha il brand persona-centrico, non sei neanche il brand spersonalizzato. Come gestisci la parte persona-centrica? Ho risk manager. Hai un risk manager. Da 2 anni. E come li vedi oggi invece i creator italiani che iniziano probabilmente 6-7 anni dopo, quando iniziato tu, a fare la stessa cosa? Quindi partono dalla community, aprono il proprio brand. C'è qualcuno che si muove bene? Si muovono tutti bene. Il tema è che quella cosa funzioni, cioè quindi che tu hai una community che ti riconosce esperto di una cosa, quindi tu la fai e vendi la tua community, ottima idea di business, sì. Bisogna capire come riescono poi, La scala. quanto cresce, come cresce. C'è un momento in cui devi pensare come uscire dalla tua community e a quel punto lì si vede se hai dato un'identità al brand, se dietro il brand che hai pensato c'è qualcosa dietro oltre a essere che lo fai tu. Guarda, io ricordo una delle cose che mi fa più piacere leggere, anche che se mi fa mezzo ridere, lei mi sta tanto sulle balle, i miei prodotti funzionano. Perfetto. Quando leggo Vuol dire che ce l'hai quello, fatta. cioè quando leggo lei mi sta sulle balle, ma i prodotti funzionano, ok. Eh sì.
però io sono cioè io per la mia ossessione anche, ecco, sul prodotto sono super ossessiva, persino i terzisti lo sanno quanto io sono ossessiva sul prodotto. La grande parte del fatturato la facciamo sulla newsletter, ma non è che chi è iscritto alla newsletter è perché è innamorato di me, è perché ha cominciato a usare i prodotti, si è trovato bene, abbiamo delle percentuali di riacquisto altissime, quindi I merdoni degli altri ti influenzano? no, sì, tutto influenza tutto. Esatto, no? Il Pandoro Gate ti ha in qualche modo impattato sul business, sulla reputazione? Per chi vivesse ancora sotto un sasso, il Pandoro Gate è la controversia nata attorno alla vendita del Pandoro Balocco, brandizzato Chiara Ferragni. È un evento storico che ha segnato la caduta del gigante Chiara Ferragni, che era la più grande e importante influencer italiana, e con un solo passo falso è riuscita a invertire la rotta della sua carriera. E ha dimostrato come quando un brand si basa interamente solo su una persona, basta molto poco per ridurre a quasi zero il valore di questo brand. Per cui se da un lato la community può essere un motore fortissimo per la crescita di un brand, basarsi solo su quella potrebbe essere una grande debolezza. Allora, sì, nel senso, sul business no, sulla reputazione in maniera indiretta sì, nel senso che in quel momento c'era un'area rispetto a chiunque avesse un'attività online e una visibilità online, sicuramente c'è stato un momento di Una caccia alle streghe comunque. un momento di caccia alle streghe e sai, i nomi grossi, non è che te ne venivano in mente tanti dopo di lei di nomi, per cui sì. Qua torna un po' la differenza fra poi saper fare l'imprenditore a prescindere dall'essere un personal brand oppure essere solo personal brand, perché quando sei un vero imprenditore secondo me riesci a gestire un po' meglio anche queste fasi. O a capire che ti serve qualcuno per gestirle, cioè nel senso che c'è stato un momento in cui non andava bene niente, non andava bene se postavi, non andava bene se non postavi, non andava bene niente, e lì ho detto no, aspetta, qua, cioè, io ho sempre pensato di avere una discreta sensibilità su quello che potevo e non potevo dire, e c'è stato un momento in cui ho capito che io non ci stavo più capendo niente. E lei ha assunto una persona? No, assunta no, però ho preso un risk Si è affidata manager. a un risk manager. Assolutamente. A me è capitato di dire voglio dire questa cosa e lui dice come la diresti? E io così Ah. e lui mi dice no, questa pensaci. E non rischi di perdere il tuo No, spazio? però attenzione, non è un lavoro in cui tu non dici quello che vuoi dire, semplicemente impari a dirlo, a te non sembra, però lo dici in una maniera vittimistica, magari a te non sembra. Spesso il fatturato non è sempre in crescita per i brand, perché magari si fanno investimenti, a volte si abbassa l'utile volutamente, a volte serve solamente tempo per fare grandi cambiamenti. E se un'azienda ha decuplicato di anno in anno per tanti anni, se poi per qualche anno cresce più lentamente o addirittura non cresce, per la stampa è un'ottima occasione di gridare al fallimento. L'hai visto? Ma L'ho visto anch'io. lasciai vivere la sua vita? No, però l'ho visto anch'io. Però aspetta, che è vero? Aspetta, io non entro nel merito dei numeri, no? È uscito sto pezzo, io lo vedo, cioè però il tema non sono i numeri. Il tema è come tu racconti una storia, no? Esatto. Il fatto è che tu racconti una storia dove dici, facciamo un EBITDA, che era un EBITDA, cioè adesso allucinante, era ovvio che quelle cioè chiunque ne sappia qualcosa di business, e se te lo dico io che ne so pressoché un cavolo, possono arrivarci anche loro, visto che dovrebbe essere un quotidiano finanziario, capisce che usciti dalla pandemia 40 milioni in 15, tu hai un EBITDA che non è sostenibile, andrà a quell'EBITDA lì, se tu prendi i dati di mercato, era tipo 3 volte quello di mercato medio del mio settore. Era evidente che andava a normalizzarsi, no? Cioè che strutturando un'azienda, se non volevi fare la folata e poi mollarla lì, quella cosa lì si stabilizzava. Però questo non lo dici. Ma poi voglio dire, allora andiamo a prendere tutti i miei competitor, mettiamo in ordine i bilanci, andiamo a vedere chi è che ha continuato a crescere, perché mi manca, cioè allora io ti dico, e allora Tizio che c'è da 30 anni, prendiamo il fatturato degli ultimi 10 anni, fattura quello, un po' più, un po' meno, un po' più, un po' meno a seconda dell'anno, ma cioè non è che è arrivato, è partito 30 anni fa e adesso fa 1 billion, perché io me lo vedo quella casa che dice no, perché se tu vai a prendere i competitor italiani e vedi cosa hanno fatto negli ultimi 10 anni, alcuni non sono arrivati al livello mio e comunque fatturano più o meno quello da sempre, cioè c'è un momento in cui o salti o ti fermi. Se ti fermi ristrutturerai l'azienda, va bene, lo capiremo cosa succederà anche a Veralab, magari pure noi non riusciamo a crescere. Fino qua era una velocità, la velocità c'è un pezzo di mercato che prendi organicamente in maniera forte e poi per prendere il resto non è lo stesso lo sforzo. Serve fare la rincorsa alcune volte. Esatto. Però mi va bene, cioè quell'articolo lì, cioè non è il tema, era fazioso e un po' malevolo. Lo vedevi, dai, che era malevolo. Cioè poi da 4 anni, ma quanta gente? Cioè da 4 anni può succedere qualsiasi cosa, per quanti brand fanno quello che italiani fanno quello che faccio io in Italia. Senti, se dovessi con l'opportunità di oggi ricominciare, lo rifaresti sul Madonna, sai che sarebbe più difficile. Secondo me uno dei vantaggi è stato, cioè, presidiare un territorio prima che ci arrivino tutti, arrivare per primi. Ci sono altri territori secondo te che non stiamo vedendo? Il problema è che ormai c'è un sovraffollamento sui social network, per cui trovare uno spazio e una voce sui social
social network è complicatissimo. Questa transizione qua è difficile per me, che ci sono nata, mi immagino per gli altri. È difficile per me nel senso che io posso essere brava a fare una cosa, trasmettere la stessa cosa a chi lo fa per te in azienda, anche solo trasmettere un tono di voce. Io ogni tanto mi incazzo e dico: ma lo vedete che questo Che io non parlo brand così. competitor fa me meglio di noi? Sì, sì. Ogni tanto io lo dico, quelli lì fanno Veralab meglio di Veralab. No, ogni tanto c'è questo grande tema che lo fanno meglio di loro. Sì, tanto immagino che questo sia fonte di frustrazione, no? Ci sono delle robe di esposizione che sono al limite dello scandaloso. Però va bene, ogni tanto c'è qualcuno che fa noi meglio di noi. Perché ossessivamente copiandovi impara a fare voi. Meglio! E io dico, che sono bravi. Hanno fatto non l'avrei saputo fare meglio io. Però è difficile, cioè far capire cos'è una media company è difficile. E secondo me questo è un po' quello che deve diventare la comunicazione di tutti. Ho fatto un po' di ricerche prima di fare il video e mi sono imbattuto in detto fatto. Certo. Ok. E si vede tu, poverina, costretta alla comunicazione televisiva. Non so se poi questa... e che la televisione è abituata a parlare alle sciure a cui si può dire qualsiasi cosa, prende sta ragazza magra, ti fa mettere la crema sulla pancia di sta ragazza magra, no? Perché la crema quella... Sì. Ma sai, però attenzione, però quella era la comunicazione televisiva. No, però chi ti guarda in televisione ha gli occhi di chi ti guarda in cioè non si pone il problema, ma la stanno mettendo una ragazza magra, una persona grassa che gli mette una crema in televisione, non succederà mai. Non è possibile, lo posso fare io nei miei di contenuti, ma in televisione non è possibile. Cioè, poi parliamo di qualche anno fa, su quel pubblico che era il pubblico del primo pomeriggio Rai, chissà, avrebbero detto incitate alla vita. Sì, sì. Si è parlato per tanti anni di body positivity, no? Quello che funziona è la body neutrality, cioè tu dei corpi degli altri non te ne occupi. Se tu mi chiedi, Cristina, sono un po' arrossato la mattina, poi vedi che c'ho un po' di rossori, mi esce qualche brufoletto, cosa posso usare? la soluzione. Ma tu, se ti siedi qua davanti a me, non è che io ti dico, ma però sai che potrei... No, i corpi degli altri sono i corpi degli altri. Poi se ti posso aiutare, volentierissimo. Se ti posso dire che è meglio che tu faccia questa cosa piuttosto che quell'altra, volentierissimo. Però i corpi degli altri sono i corpi degli altri. Cioè, quindi non ti comunico, devi comprare la mia crema, se no diventi una cessa. Nasce così il mio prodotto, nasce su una persona relatable, normale, chiamala come vuoi. Capisci? Non è nemmeno comunicato, solo crema figa imperiale, dove tu dici io non così e quindi ti innesco. Cioè io cerco sempre di smontare quel meccanismo che ti fa levina sull'inadeguatezza, che è stato secondo me per anni il meccanismo più usato, perché le donne sono così piene di insicurezze rispetto al loro aspetto. Che è una leva molto facile. È una leva facilissima. Ok, sì, è esattamente questo il punto. Oggi, qual è il fuoco che ti spinge ancora ad andare avanti e non metterti braccia... Le galline. Esatto. Le galline all'orto. Con le galline sulla barca. Che mi piace ancora e voglio vedere se riusciamo a farlo questo salto. Sono curiosa, lo dico sempre che io voglio vedere come va a finire, voglio vedere come va a finire. No, ma guarda, ogni tanto me lo dicono e io gli dico sempre voglio vedere come va a finire. Un consiglio ragazzi e ragazze che vogliono mettersi in gioco? Uno, non guardare quei video da guru, ti devi alzare alle 4 del mattino, mangiare i semi di chia, avere sempre un mindset positivo. A volte hai il mindset negativo, a volte non hai dormito fino alle 3, ti svegli alle 10, ok? Quindi non partire con quell'idea lì normativa, perché le cose succedono veramente in moltissime situazioni diverse. Cioè non c'è la regola del successo, io credo di poter dire che non c'è. C'è la capacità di capire quando devi spingere, quando è lì e devi spingere, e quello sì, quello lo devi avere. Di capire il momento e non riempirsi di preconcetti o di obiettivi frustranti. Voglio fare 1 milione di euro entro i 25 anni. Beh, cogliere le opportunità quando arrivano. C'è un pezzo dove la vita ti deve alzare la palla, tu devi essere bravo a schiacciarla, però c'è un pezzo, cioè non c'è la ricetta? No. Devi avere la motivazione giusta, non l'avidità, perché cioè quando la motivazione è anche troppa, diventi miope. Se sei troppo avido, Un narciso, no? Che vuoi diventare famoso. diventi miope e non vedi il limite. Devi avere la motivazione giusta e la prontezza quando arriva il bivio giusto di scegliere la strada. Sì. E spesso se sei troppo narciso la sbagli la strada. Io ricordo un paio di no che ci hanno salvato il culo. Un paio di no? Tipo anni fa, guarda, il primo distributore che è venuto da me, e lo posso dire perché adesso ci si mette, è Douglas, la famiglia Douglas. Tanti anni fa io ho incontrato il loro amministratore delegato e lui mi ha detto io voglio metterti nei nostri negozi. Ne facciamo 9 milioni, etichettavamo ancora noi le creme, cioè c'era una Sarzana che etichettava le creme, questo mi metteva in 300 punti vendita in Italia, cioè figurati. Io ci ho pensato, mi ricordo che sono andata al mio socio e ho detto io capisco che sono tanti soldi, però per me no, cioè noi non siamo assolutamente pronti per fare questa cosa qua, e gli ho detto no, e secondo me quel no lì, ok. E poi l'avete fatto però.
però. L'anno Siete- scorso. siete pronti. Adesso siamo pronti, però in quel momento lì a fare il retail non si fa neanche come me. Cioè, ancora adesso riusciamo a sbagliare. Questa è un po' la differenza che è molto difficile da far passare a tanti ragazzi. C'è chi fa l'imprenditore non perché vuole fare l'imprenditore, ma perché vuole costruire qualcosa ed è appassionato da quella cosa. Cioè, nel tuo caso tu sei appassionata di quello che fa Vera Lab. Ma nemmeno dall'idea di fare i soldi. Esatto. Perché anche questo è un altro tema. Se fai impresa solo per fare i soldi è un po'. E la rischi di scegliere la strada che non è l'espressione Certo. dell'azienda. Certo. Sì. Dove la prendi l'identità se tu stai rincorrendo solo cioè, ma li vedi, cioè ogni tanto li vedi i brand che sbandano perché il concetto è solo massimizzare. Supreme che vende e non è più Supreme, non credo che si abbia rimpianti. Non è così semplice il secondo step di crescita. Drunk Elephant, bagno di sangue. Drunk Elephant ha venduto per 1 billion a Shiseido. Allora, stiamo parlando di indie brand, no? Io ti dico Drunk Elephant, Olaplex, The Ordinary ha avuto i suoi cazzi pesanti. Cioè, gli indie brand, io non te ne posso citare uno. Poi, ovviamente, se tu parti Stati Uniti, parti diverso. già con dei numeri... Sì, c'è un paio di zero in più. completamente diversi. Cioè, i miei 60 milioni in Italia, negli Stati Uniti non so quanti milioni sarebbero stati. Beh sì, almeno 1 billion, dai. No, però, no, adesso non lo so, però 60 milioni mercato Italia, prendendo la percentuale di mercato, non so quanto è Stati Uniti. Però c'è un tema poi di come far funzionare a regime gli indie brand. È un tema, non è solo un tema mio, è un Tu tema. ti senti ancora indie brand, quindi? Per certi versi sì. L'obiettivo è non esserlo più. L'obiettivo è riuscire a mantenerlo quello spirito indie. Cioè per me è proprio un po' quella cosa lì che fa la differenza. Però il problema è che poi diventi talmente... Cioè l'indie brand che cos'ha come caratteristica? La flessibilità, no? Cioè quindi adattarsi meglio ai trend, produzioni piccole, eccetera. Quando diventi grosso, cominci a tirarti dietro anche tutto il baraccone dell'essere grosso. Cioè devi fare un lancio, il lancio deve essere in 800 porte. Cristina è un vulcano di energia ed un'imprenditrice da ammirare. L'ho già detto ma lo devo ripetere, quello che lei ha fatto è un miracolo. Partire da zero e arrivare a valere centinaia di milioni in pochi anni, in un mercato estremamente competitivo, senza un background tecnico, senza investitori esterni, è stata veramente un'impresa fenomenale, per cui non posso che ammirare Cristina e cercare nel mio piccolo di imparare qualcosa. Mi ha ricordato anche in parte un'altra intervista che ho fatto, quella a Martina Strazzer, che al posto di partire a 40 anni invece è partita giovanissima, a 18 anni, per cui date un'occhiata anche a quell'intervista.